Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso per la mia assenza in questo periodo sul canale, visto che è passato più di un mese dall'ultimo video, ma purtroppo realizzare i video mi richiede moltissimo tempo. Più che la parte di realizzazione del video e di montaggio, la parte che occupa moltissimo tempo è la parte di test del prodotto, quindi ascolto e misurazioni, e visto che voglio sempre consigliarvi prodotti di cui sono al 100% sicuro del perfetto funzionamento e dell'efficacia dei prodotti, ho bisogno di molto tempo per testarli. Mi scuso quindi per l'assenza che c'è stata sul canale. Quest'oggi però andremo a provare dei diffusori molto interessanti che sono le Vulcano A6, quindi versione più grande delle Vulcano A5 che ho già testato sul canale e sono veramente degli ottimi diffusori. Se non hai ancora visto il video delle Vulcano A5 puoi cliccare sul banner che compare ora in alto a destra e andare direttamente a quel video. Ricordati poi di tornare a vedere questo video. Se è la prima volta che vedi un mio video e ti interessano le recensioni di prodotti audio, in particolare prodotti hi-fi come diffusori, amplificatori, DAC, cuffie e roba del genere, ti consiglio di iscriverti al canale in modo da non perderti le prossime recensioni. Prima di iniziare con l'unboxing, ci tengo a precisare che questi diffusori mi sono stati mandati direttamente dall'azienda produttrice per farne una recensione e per testarli, ma come al solito i miei pareri e la mia recensione saranno imparziali. Bene, cominciamo subito con l'unboxing. L'imballo dei diffusori è veramente grande e è composto da un doppio cartone. Infatti abbiamo questo cartone esterno che è stato un po' massacrato dal corriere, che va a proteggere l'imballo vero e proprio che è all'interno. La scatola all'interno presenta il logo dell'azienda e anche un disegno stilizzato dei diffusori. Andiamo ad aprirla. Come possiamo vedere, i diffusori sono protetti da della schiuma plastica. Possiamo quindi ribaltare l'imballo e sfilare la scatola per togliere i diffusori in sicurezza. Oltre ai due diffusori troviamo anche il manuale di istruzioni e anche una scatoletta con dentro gli accessori. Andiamo ad aprire la scatola e troviamo un cavo mini jack RCA, poi il cavo per collegare i due diffusori che ha una lunghezza di 3 metri, un cavo RCA standard, poi l'alimentatore che ha una potenza totale di 50 watt e infine il telecomando per comandare i diffusori. Nell'imballo, oltre alla scatola degli accessori, c'era anche una busta che comprende un manuale che è scritto anche in lingua italiana e anche un piccolo cavo ottico. Tornando ai diffusori, quest'ultimi sono protetti anche da una busta di plastica. Una volta rimosse le buste possiamo vedere che sono praticamente esteticamente identici alle Vulcano A5, se non per il fatto che hanno una dimensione maggiore. Come già detto, per le sorelle più piccole trovo veramente bellissima la finitura color legno che crea un ottimo abbinamento di colore con la tela color grigio. Le finiture sono veramente ottime se teniamo conto del prezzo del prodotto. Andiamo ora a rimuovere le due griglie anteriori dei diffusori e, cosa non da poco, possiamo notare che la finitura color legno continua anche sul frontale dei diffusori. Quindi a parer mio sono anche molto belli da lasciare così senza tela con gli altoparlanti in vista. In particolare abbiamo due woofer da 6,25 pollici e due tweeter con cupola in seta da 1 pollice. Vediamo ora la parte posteriore dei due diffusori e notiamo subito che sono completamente diversi. Infatti un diffusore presenta solo un unico connettore, mentre l'altro diffusore ha tutta la parte di connessioni e regolazioni. Possiamo notare anche i due generosi tubi reflex posteriori. Questo ci dà subito un'allerta, infatti non possiamo posizionare questi diffusori molto vicini al muro, dobbiamo lasciarli almeno un 15 cm, a parer mio, di distanza dal muro, altrimenti andremo ad interferire con l'uscita del tubo reflex. Vediamo ora nel dettaglio la parte posteriore del diffusore che presenta tutte le connessioni, in particolare quindi il diffusore di destra. Troviamo il tasto di accensione e spegnimento, un tasto che ci permette di selezionare gli ingressi e il tasto che ci permette di selezionare le equalizzazioni. Troviamo poi un potenziometro per la regolazione del volume, uno per la regolazione dei toni alti e uno per la regolazione dei toni bassi. Troviamo poi un ingresso ottico, un'uscita subwoofer, un ingresso di linea stereofonico con connettori RCA, l'ingresso per l'HDMI ARC, che è un ingresso molto interessante. Infatti se il nostro televisore è fornito di questa uscita HDMI ARC, noi possiamo utilizzare questi diffusori come una vera e propria soundbar. Cosa intendo dire? Intendo dire che quando noi accendiamo il televisore automaticamente i diffusori si accendono, quando abbassiamo e alziamo il volume automaticamente i diffusori alzano e abbassano il volume con il telecomando del televisore.
Stessa identica cosa vale per lo spegnimento: quando col telecomando del televisore andiamo a spegnere il televisore, automaticamente i diffusori si spengono. Quindi questa è una caratteristica davvero molto interessante per chi vuole abbinare questi diffusori a un televisore per migliorarne l'audio. Unica cosa da tenere in conto è che bisogna impostare sul televisore l'uscita audio PCM, in quanto questi diffusori non sanno interpretare ovviamente segnali Dolby Atmos o multicanali, visto che sono solo stereofonici. Poi abbiamo un ingresso USB per le memorie di massa, quindi possiamo collegarci delle pendrive per far partire dei file presenti su pendrive. Poi abbiamo il connettore per il cavo che va a collegare l'altro diffusore e infine l'ingresso per l'alimentatore, dove viene indicata una tensione di funzionamento dai 19 ai 24 volt. Vediamo anche il telecomando, che è molto comodo e carino, che presenta il tasto di accensione e spegnimento, il tasto di mute, regolazione del volume, play, pausa e traccia avanti, traccia indietro, poi i 5 tasti per gli ingressi. Poi abbiamo 3 tipi di equalizzazione diversa: Movie, Music e Dialogue. E poi abbiamo un tasto VB On e VB Off, che starebbero per Virtual Bass On e Virtual Bass Off. Io ho provato a utilizzare la funzione Virtual Bass On, ma a parer mio va a limitare il basso più profondo, va a creare una sensazione veramente strana, quindi non l'ho mai utilizzato. Ho utilizzato semplicemente i diffusori con Virtual Bass Off. Prima di andare a smontare i diffusori per vedere come sono realizzati all'interno, vediamo brevemente le specifiche tecniche che dichiara la Vulcano. Una potenza di 120 Watt RMS, cosa che a parer mio è un po' impossibile, visto che l'alimentatore è da 50 Watt totali, quindi la potenza che possiamo avere sarà al massimo di 50 Watt. La risposta in frequenza che va dai 30 Hz ai 30 kHz, vedremo poi come sarà nella parte di misurazioni, quella effettiva misurata. Poi un woofer da 6,25 pollici, un tweeter da 1 pollice con cupola in seta. Ingressi e uscite abbiamo ingresso analogico RCA e ingresso Bluetooth 5.0 che funziona molto bene ed è molto comodo, ingresso ottico e ingresso USB per la lettura delle tracce e anche HDMI ARC, come specificato prima, ingresso molto interessante questo HDMI ARC. Poi abbiamo un'uscita per subwoofer e le dimensioni, che sono di 20 cm di larghezza, 26,3 cm di altezza e 35,2 cm di profondità, e un peso che è di 10,3 kg per la coppia di diffusori. Andiamo ora a smontare il woofer di un diffusore per vedere come è realizzato. Una volta tolte le 4 viti si può sfilare il woofer, che ha un magnete di generose dimensioni e sembra davvero ben realizzato. Altra cosa interessante da notare sono i cavi, che non sono di grande sezione, però sono rivestiti da questa spugna che evita che ci siano vibrazioni quando la cassa è in funzione, e possiamo notare che all'interno è anche presente una buona quantità di materiale fonoassorbente. Andiamo poi a smontare il pannello posteriore del diffusore che ha parte di amplificazione. Basta svitare i 6 viti del pannello e possiamo andare a vedere il suo interno. Come possiamo vedere in questa immagine abbiamo un grande dissipatore sotto al quale è presente molto probabilmente il chip di amplificazione, che quindi richiede di dissipare del calore. Poi troviamo dei cavi, in particolare il connettore rosso che va verso il tweeter del diffusore, il connettore bianco va verso il woofer del diffusore. Questo ci fa capire quindi che abbiamo una biamplificazione. Questo significa che non c'è nessun filtro crossover, quindi niente condensatori, niente induttanze che vanno a dividere le frequenze tra il tweeter e il medio, ma abbiamo all'interno 2 amplificatori separati, uno che va ad alimentare il tweeter e uno che va ad alimentare il woofer. Ovviamente prima di questi amplificatori sono presenti dei filtri attivi che vanno a dividere le frequenze, quindi le frequenze basse andranno solo al woofer e le frequenze alte andranno solo al tweeter. La stessa cosa va anche all'altro diffusore, quello che non ha appunto la parte di amplificazione. Infatti il cavo in dotazione che collega i 2 diffusori ha 5 poli, quindi anche quel diffusore viene biamplificato. L'altro connettore, che ha un cavo multipolare, va invece al ricevitore infrarossi. Andando a ingrandire l'altra faccia della scheda, notiamo il chip di amplificazione, da cui non è possibile però ricavare alcune informazioni visto che è completamente nero, non c'è nessun codice. E altra cosa che notiamo sono le 4 induttanze di filtro che abbiamo appunto ai 4 lati del chip di amplificazione. Il circuito molto compatto ma molto ben organizzato e mi sembra ben realizzato. Come c'era da aspettarsi, l'altro diffusore invece presenta semplicemente una piccola board che ha semplicemente 2 connettori, uno che va al tweeter e uno che va al woofer.
Veniamo ora alla parte di misurazioni e andiamo a vedere la risposta in frequenza che ho misurato di questi diffusori. Il diffusore è stato misurato in un ambiente completamente aperto, quindi non ci sono varianti introdotte dall'ambiente di ascolto e c'è quindi da tenere in conto che verosimilmente quando questa cassa viene inserita in un ambiente domestico, diciamo che è molto probabile che ci sia un aumento delle basse frequenze, quindi un rinforzo delle basse frequenze, che dipende ovviamente dal tipo di stanza, dalla dimensione e dal posizionamento dei diffusori. Sul grafico vediamo tre curve diverse perché queste curve sono state ottenute ognuna con un'equalizzazione dei diffusori diversa. In particolare quella rossa è stata misurata con l'equalizzazione Movie, quella verde con l'equalizzazione Music e quella blu con l'equalizzazione Dialogue. Possiamo notare che l'equalizzazione Movie e Music sono molto simili, cambiano veramente di poco, forse l'equalizzazione Movie ha i medi leggermente attenuati rispetto all'equalizzazione Music. Per quanto riguarda queste due equalizzazioni, il diffusore è abbastanza regolare. Degna di nota è la discesa in bassa frequenza, visto che arriviamo tranquillamente ai 40 Hz e con 10 dB di attenuazione arriviamo anche ai 30 Hz. Quindi per le dimensioni del diffusore la risposta alle basse frequenze è veramente buona. Anche la risposta alle alte frequenze è veramente ottima, visto che arriviamo tranquillamente a 20 kHz e anzi il diffusore prosegue, ma il mio microfono di misura si ferma fino a 20 kHz, dopo non diventa più attendibile. C'è da notare un avvallamento della risposta che va da circa i 1500 Hz fino ai 3000 Hz, che presumo sia la frequenza di incrocio tra tweeter e woofer, dove il diffusore perde leggermente enfasi. Notiamo poi che l'equalizzazione Dialogue, come giusto che sia, va ad attenuare molto le basse frequenze, circa 10 decibel, e anche leggermente le altissime frequenze, questo per andare a rendere il dialogo, quindi la voce umana, il più intelligibile possibile. Sono andato poi a misurare i due diffusori, quindi quello di destra e quello di sinistra, per andare a vedere le differenze nella risposta. La curva rossa rappresenta la risposta del diffusore che ha la parte di amplificazione, mentre la risposta verde rappresenta il diffusore che non ha la parte di amplificazione. Notiamo che non è presente un offset costante fra le due risposte, ciò vuol dire che il cavo che collega i due diffusori ha una resistenza che è trascurabile, veramente buono perché ciò significa che non viene persa parte dell'energia degli amplificatori sul cavo di connessione fra i due diffusori. Quindi vediamo che la risposta è pressoché uguale tranne una piccola differenza nelle frequenze di incrocio tra tweeter e woofer, dove abbiamo una differenza di circa 4 decibel. Ho pensato poi potesse essere interessante andare a confrontare la risposta di queste A6 arc con le sorelle minori, le A5 arc. In questo grafico possiamo vedere in blu la risposta della 6 arc e in rosso la risposta della 5 arc. Notiamo subito che le A6 arc riescono a scendere molto di più in basso, questo ovviamente dovuto al woofer più grande e anche alla dimensione, al litraggio del diffusore che è maggiore. La risposta sulla gamma media è pressoché la stessa e anche sulle altre frequenze abbiamo una differenza che non è presente quell'avvallamento della risposta nelle A5 arc. Le A5 arc sono più regolari sul medio-alto, su quel range di frequenze dai 1500 ai 3000 Hz, dove invece le A6 arc presentano questo avvallamento della risposta. Siamo giunti ora alle note d'uso e d'ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, devo dire che sono dei diffusori veramente comodissimi e soprattutto completissimi per quanto riguarda le connessioni. Abbiamo Bluetooth, HDMI ARC che è veramente comodissimo se vogliamo collegare questi diffusori al televisore. Infatti una volta collegati al TV con l'HDMI ARC i diffusori si controllano praticamente solo con il telecomando del televisore ed è veramente comodissimo. Se invece abbiamo necessità di utilizzare il Bluetooth, l'ingresso ottico così, viene in aiuto il telecomando dei diffusori che anche esso è veramente molto comodo e quindi l'esperienza di utilizzo è veramente veramente buona. Rispetto alla sorella minore è stata implementata una cosa molto intelligente, infatti il LED che va a indicare lo stato del diffusore ora non rimane sempre acceso, ma rimane acceso solo quando andiamo a premere un tasto sul telecomando o andiamo a effettuare un'azione sul diffusore. In questo modo, quando stiamo guardando un film e non andiamo a toccare l'equalizzazione o il volume, il LED si spegne ed evita di dare fastidio. Piccola chicca che è stata introdotta, ma secondo me è veramente ottima. Altra cosa molto interessante che hanno cambiato rispetto al 5 ARC è l'equalizzazione Movie.
hanno tolto quella specie di reverbero che c'era e quindi adesso anche l'equalizzazione movie è ascoltabile e utilizzabile. Non ho riscontrato grandissime differenze all'ascolto tra l'equalizzazione movie e l'equalizzazione music, forse l'equalizzazione movie è meno carica sulle medie frequenze, però la differenza è veramente minima. Per quanto riguarda il suono, c'è da specificare una cosa, che il suono varia molto in base, questo non solo di questi diffusori, ma di tutti i diffusori, varia molto in funzione delle dimensioni della stanza, della forma della stanza e del posizionamento dei diffusori nella stanza. Quindi io vi parlo appunto della mia esperienza d'ascolto, le ho ascoltate in un ambiente di circa 25 metri quadrati, con i diffusori posizionati su due stand a una distanza dal muro di fondo di circa 1 metro, e in questa posizione i diffusori secondo me si sono espressi al meglio. Infatti ho ottenuto un basso veramente profondo e dinamico e anche molto di impatto, che si abbina a una gamma media molto corretta e anche una gamma alta molto corretta, anche se non eccessivamente dettagliata, con una caratterizzazione di suono che non è molto aperto, cioè le medio-alte frequenze sono leggermente arretrate. D'altro canto questo fa sì però che il diffusore non diventa mai graffiante, mai fastidioso, anche a volumi sostenuti. Comunque la qualità sonora generale che esce da questi diffusori è veramente, veramente favolosa se rapportata al prezzo. Se pensiamo poi che con la connessione HDMI ARC possono essere utilizzati come una specie di soundbar per il televisore, questa cosa è veramente fantastica, perché sfido qualsiasi soundbar anche da migliaia di euro a tenere il confronto con col suono di questi diffusori. Ovviamente non sono diffusori perfetti, anche loro hanno qualche nota negativa. Ad esempio ho notato un fruscio di fondo che non è nulla di invalidante sul suono, ma comunque è percepibile anche a una distanza di circa 2,5 metri dai diffusori. È poco percepibile, ma si sente. Ovviamente la cosa peggiora se andiamo vicino ai diffusori. Teniamo presente che però questi diffusori non sono fatti per essere ascoltati in near field, quindi non sono fatti per essere ascoltati molto da vicino, ma sono fatti per essere ascoltati almeno da 2 metri di distanza circa. Una cosa molto interessante che hanno introdotto con le 6 arche che non c'era sulla 5 arche e che va a migliorare molto questo problema del fruscio è che dopo circa 5 secondi che il diffusore non riceve un segnale audio, il diffusore va in modalità mute, quindi l'amplificatore viene spento e quindi non udiamo più questo fruscio. Per quanto riguarda la pressione sonora che riescono a emettere questi diffusori, non siamo di fronte a diffusori potentissimi che ci permettono di fare una festa all'aperto, ma in condizioni domestiche, con stanze non molto eccessivamente grandi, riusciamo tranquillamente a raggiungere ottimi livelli di pressione sonora. Io nelle mie sessioni d'ascolto quasi mai sono riuscito ad arrivare al massimo volume dei diffusori. Siamo giunti ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 8, per le misurazioni un 8, per il suono un 9, per il design un 9,5, per la versatilità un 9,5 e per il rapporto qualità-prezzo un 9. Per quanto riguarda il prezzo, questi diffusori si trovano su Amazon al costo di 249,99 €, quindi 250 euro, e sono disponibili sia in versione nera, come vedete ora, o anche in versione color legno, come quella che ho testato io. Il prezzo delle due versioni è identico. Se teniamo conto della qualità costruttiva, della qualità sonora e della versatilità di questo prodotto, a parer mio il prezzo è veramente invitante. Visto che la differenza con le sorelle minori a 5 arc è di circa 50 euro, molti si chiederanno quale è meglio scegliere fra le due. Il mio consiglio è, dopo aver valutato le dimensioni, visto che queste sono abbastanza più grandi rispetto alla 5 arc, quindi dovete essere sicuri che nel vostro ambiente ci stiano tranquillamente, il mio consiglio è quello di scegliere in base ai vostri gusti musicali. Se ascoltate molti brani con basse frequenze molto profonde oppure amate la risposta delle basse frequenze, cioè amate i brani abbastanza carichi di basso, io opterei per le A6 arc perché riescono, come abbiamo visto anche dai grafici, a scendere di più in frequenza rispetto alle A5. Se preferite invece un suono più dettagliato, più aperto sulle medie frequenze, forse la scelta giusta per voi sono le A5 arc. Vi ricordo anche che ho testato sul canale le sorelle ancora minori rispetto alle A5 arc, che sono le A4 arc, che sono molto più economiche e anche la resa sonora è inferiore rispetto alle due sorelle maggiori,
però se volete andare a vedere anche quel video potete cliccare sul banner in alto a destra. In descrizione vi lascio il link Amazon delle A6 ARC, della 5 ARC e della 4 ARC. Vi consiglio di andare a controllare i prezzi dei diffusori, visto che su Amazon i prezzi variano di giorno in giorno e non è detto che il prezzo che vi sto mostrando ora sia lo stesso del giorno in cui il video esce e lo state guardando, quindi vi consiglio di andare a vedere tramite il link Amazon il prezzo attuale dei diffusori. Vi ricordo che i link che trovate in descrizione sono dei link affiliati con Amazon, quindi se voi decidete di acquistare questi diffusori o qualsiasi altra cosa su Amazon passando attraverso il mio link, per voi il prezzo non cambierà di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per fare degli upgrade al mio canale. Il video finisce qui, vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine. Vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like. Per voi è solo un click, ma per me è molto di più, perché mi fate capire che i video vi piacciono e mi stimolate a farne molti di più. E vi chiedo anche di condividere il video se a qualche vostro amico potrebbe interessare. E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e se non avete ancora visto il video della 4 ARC e della 5 ARC, di passare sul mio canale per andare a vederli. Grazie e al prossimo video.